Mi piaceva il titolo Road to MotoGP, anche se vengono chiamati così quei campionati junior che poi sono propedeutici, ovvero portano la MotoGP, quei campionati come la Rookies Cup in cui i piloti fanno apprendistato, però anche Pirelli ha fatto e sta facendo apprendistato dopo essere passato, lo sto ancora facendo, direi con successo attraverso i campionati non privi di insidie tecniche della Moto 3 e della Moto 2. La notizia avete già capito qual è? Fra le tante novità hot della MotoGP c'è quella del nuovo fornitore di pneumatici. Non è un segreto, se ne parla da un po', se ne parlava, però insomma voi li volete tutti i dettagli con le tempistiche, le modalità, eccetera. E io ve li do. Cavolo se ve li do. Ciao da Mr. Helmet, il video sarà breve perché la notizia ormai l'avete capita e ci saranno solo da aggiungere alcuni dettagli, alcuni molto curiosi, però non è che ci metteremo molto, ok? Spero vorrete premiarmi lo stesso mettendo un like, iscrivendovi al canale e abbonandovi, altrimenti come faccio io a rischiare la vita per procurarmi notizie così, che quando le dai poi si incazzano tutti. Ok, scherzi a parte, andiamo al sodo. Di un probabile cambio di gommista se ne chiacchierava da tempo. I si sapevisti, ovvero quelli che qualunque notizia tu gli dai e loro ti dicono ma lo sapevo, questa volta possono anche aver ragione, però ci sono dei dettagli importanti e non di poco conto. Allora, l'accordo con Dorna, numero 1, l'accordo con Dorna dovrebbe essere già perfezionato, non in senso giuridico perché credo che manchi ancora la firma, ma da tutti gli altri punti di vista, quelli tecnici, finanziari, sì. Okay, non so se Michelin lo sa, e questo è il punto 2, oppure lo apprende da me, ma insomma se lo so io credo che lo sappia già anche Michelin, che però insomma potrebbe anche essere di no, non lo so. Però comunque non so se Michelin, questo è il dubbio più importante, il cui contratto scade alla fine del 2026, avrà la voglia e la forza di opporsi rilanciando all'offerta di Pirelli oppure no. Questo è l'unico punto interrogativo. Allora, la roadmap, cioè il percorso verso la MotoGP, è interessante. Primo step, attenzione, seconda metà del 2025. Pirelli col contratto firmato in mano, altrimenti non se ne fa niente, e inizierà a lavorare internamente. Dovrà quindi allestire una moto per iniziare a fare le sue prime valutazioni, la sua prima sgrossatura. Se proprio lo volete sapere, sulla sua pista privata di Les Deux, Michelin non fa girare una MotoGP per testare gli pneumatici da MotoGP. Questi test li fa con una Yamaha Superbike Open, ovvero una Yamaha Superbike bombardatissima, senza limitazioni, con avantreno, sospensioni MotoGP, insomma una Superbike che della Superbike non ha più nulla, però non con una MotoGP. Lo stesso immagino che farà Pirelli, che dovrà quindi iniziare il più presto possibile a mettere insieme le cose, le persone, i team, i gruppi di lavoro e la motocicletta. Ok. Secondo step, questo non piacerà a Michelin. Stagione 2026, Pirelli, immagino, inizierà a girare ogni lunedì post gara, in modo di avere riferimenti plausibili, ok, rispetto a quanto mostrato dal concorrente francese nel weekend. Terzo step 2027, Pirelli finalmente sarà ufficialmente fornitore della MotoGP e debutterà nel massimo campionato motociclistico di cui sarà poi quindi alla fine immagino monopolista, e non conosco sinceramente che pneumatici adotteranno la Moto E eccetera, e se ci sarà magari un altro fornitore oppure farà tutto Pirelli, ok? Ma è un rumor, è un'ipotesi, è una notizia, diciamo che è un'ipotesi notizia che mi arriva da una factory e a cui ho sommato situazioni che mi arrivano e ho notato da altre factory. Vi spiego. Sono sempre stato abbastanza attento ai movimenti dei tecnici. Un paio di anni fa avevo notato che Aprilia Racing aveva acquisito un ottimo tecnico Pirelli, Tommaso Totti, mago delle gomme in pista,
e delle strategie ad esse legate. In Pirelli faceva infatti Tommaso Totti l'R&D Racing Platform Manager, Road Racing Product Range Supervisor. Ok, dopo un periodo in Aprilia, tutto il 2023 e il 2024, dove faceva il Tire Performance Engineer, in cui immagino abbia dato moltissimo alla casa di Noae dal punto di vista del know-how sulle gomme, ma abbia anche letto molti dati provenienti dalle esperienze venete in MotoGP, chiaramente con Michelin. Tommaso Totti mi è sembrato di capire, anzi sì, lo so, torna in Pirelli a fare l'R&D Racing Platform Manager, Road Racing Range Supervisor. Immagino quindi che sia tornato per servire alla nuova causa del progetto MotoGP. Immagino, non è che lo so, immagino, credo, suppongo. Alla fine io mi posso sbagliare. Totti dirà: ma chi è questo cretino che non lo conosco? Pirelli si chiederà: ma perché questo cretino che invece conosciamo, che poi sono sempre io, non si fa i fatti suoi? Da dove viene l'informazione? Insomma, le solite cose. Però così è, ok? Siete contenti? Io sì, direi di sì abbastanza. Pensa se invece non è vero. Io mi posso sempre sbagliare, però secondo me è vero, ok? Ricordatevi di seguire Mr. Helmet. Ciao.